La corsa è la cosa più semplice che facciamo, ma in fondo c'è anche tanti dettagli per migliorarla. Se hai un maestro impari tutto e lo apprezzi anche molto di più, ti piace anche di più. School of Trail Running. Vogliamo scoprire un nuovo modo di correre, abbandonando l'asfalto e entrando un po' nel mondo off-road. Ciao, come stai? Ciao Carlo, bene? Ti vedo in forma oggi. Oh, sì, sono in forma, però io adesso ho una nuova idea, sai? Vorrei un po' dimenticare e abbandonare il mondo della strada, dell'asfalto per darmi al trail. È un mondo nuovo per me. Tu mi sai dare qualche consiglio, qualche indicazione? Facciamo una corsa insieme, poi Ho un buon professore con me, allora andiamo, dai. Volkswagen. Cari amici di Enduro Channel, come sapete ogni disciplina sportiva ha i propri campioni, i propri atleti di riferimento e nel campo del trail running un nome importante nella storia di questo sport è Jonathan White, neozelandese, ecco, che però si è trasferito in Val di Fiemme. Hai vinto 6 campionati del mondo, ma sei un ragazzino. No dai, quando ho scoperto il mondo trail, corsa montagna, ho avuto un gran entusiasmo con questo tipo di corsa. Ho fatto tanti anni con la pista, tanti anni con il cross, tanti anni con la marathon e la corsa su strada. L'esperienza c'è, ma il motore anche, il motore anche. Motore una volta c'era anche quella, ma dai, adesso io faccio più divertimenti quando vado in natura. Vieni dalla scuola, dalla lunga scuola neozelandese del mezzofondo e del fondo in pista e hai abbandonato quella scoprendo invece il mondo del trail e della corsa in natura. E raccontaci adesso che cosa fai, che cosa ti occupi? Adesso sto aiutando il sviluppo per i prodotti dalla sportiva, prodotti ovviamente allegati con trail e la corsa montagna, scarpe, abbigliamento, gli zaini. Oggi ti chiederò di salire in cattedra, di diventare il mio maestro, il mio professore, perché affronteremo come molti di noi corrono in città, corrono su asfalto, no? Su strade. Vogliamo invece scoprire un nuovo modo di correre, abbandonando l'asfalto e entrando un po' nel mondo off-road. Sì, abbiamo un bellissimo ambiente qua a Val di Fiemme, a mostrarvi, seguire con noi. E allora direi approfittiamo di questa splendida giornata di sole in Val di Fiemme per fare la prima corsetta, va bene? Sì, dai. Andiamo! Qual è il primo consiglio da dare? Prima divertirsi, perché il trail è tutto diverso, è un mondo diverso. Ti devi proprio concentrare sul terreno e non si può spegnere il cervello mentre fai il trail. Si consuma tanta energia anche solo in termini di attenzione. Sì, ti devi gestire perché su trail trovi più salita, più discesa, secondo me più divertimento. Le mie scarpe, per esempio, da corsa, vanno bene per fare il trail? Noi divertiamo un po' di più se usiamo l'attrezzatura a posto per le condizioni. Sai, terreno fangoso, terreno tecnico, ci vuole una scarpa con grip, ci vuole una scarpa che tieni il piede fermo e ti faccia sentire sicuro. Esatto, di solito il beginner ha più problemi in discesa. Sì. La confidenza ti prende con una paio di scarpe a posto, quello aiuta tanto. Che però il trail abbia meno dipendenza dal timing, no? Dall'orologio. O sbaglio? No, quello è vero per me, ma il mio parere è si può anche mollare un attimo il discorso di tempo per ogni chilometro. Io mi porto ogni tanto un gel, una barretta, perché se faccio delle gare lunghe immagino che valga la stessa cosa anche nel trail. Esatto, più lunga la gara, più importante diventa il rifondamento.
e poi anche condizioni. Quando vai in salita, per esempio, Sì. su trail, si suda tanto e poi per bere abbastanza acqua o abbastanza sale. Dai, ci Per lo vediamo. sterrato. Allora andiamo. Andiamo. Sai, quando vai su terreno più tecnico è importante non guardare troppo dove si appoggia. Mentre stai guardando più avanti, il cervello ti ricorda e poi dopo si può andare più fluido, Ah, ok. più Va facile. bene, dai, proviamo allora. Vado? Vado Dai, io. fai una pratica. Anche se c'è una piccola salitina così si può cambiare la falcata più corto, così si risparmia un po' di forza. Ok. Adesso arriva la salita, dobbiamo imparare alcune cose. Prima di tutto non devi esagerare i passi, fai i passi più corti e poi respira bene, respira profondo, Le braccia le uso in modo ondulatorio. diventano importantissimo. Le braccia si può usare per dare la forza in salita. Ah, ok. Dai, non faccio niente con la gamba, invece con le braccia faccio tutto. Quando andiamo in salita appoggiamo su avampiedi Sì. e poi è più logico che noi abbiamo la busta leggermente più avanti. Qui abbiamo una discesa un po' più tecnica, è importante di essere molto sciolto. Non devi ok. essere così rigido, così. Usa anche le braccia per dare un po' di equilibrio, Ok. soprattutto quando fa più tecnica come questo tratto qua. Dai, proviamo. Impegnativo questa! Dai! Grazie Jonathan, è stata proprio una bella giornata. Da questa esperienza porto a casa alcuni insegnamenti, perché è proprio vero che se hai un maestro impari tutto e lo apprezzi anche molto di più, ti piace anche di più. Esatto, ma la corsa è la cosa più semplice che facciamo, ma in fondo c'è anche tanti dettagli per migliorarla. Per sciare hai un maestro, per nuotare hai un maestro, per giocare a tennis hai un maestro, ma per correre nessuno ci ha mai insegnato come fare. In realtà non è vero, bisogna saper correre. Bene, allora grazie ancora Jonathan, bella esperienza, grazie ancora. E in quanto ai nostri amici di Enduro Channel, questa è stata la prima puntata di School of Trail Running. Allora naturalmente ne arriveranno altre, sempre in compagnia di Jonathan, che ci guiderà come un Virgilio in questo percorso itinerante nella corsa off-road. Io vado, vieni? Andiamo. Oh, dai!